guys, benvenuti in questo nuovo video. Sono quasi passati ormai 3 anni dal video in cui vi spiegavo come diventare pilota di paramotore e ancora oggi è uno dei video più visti sul mio canale. In questi 3 anni centinaia di persone mi hanno chiesto sul mio gruppo Telegram o sotto i video informazioni in più e informazioni utili riguardo a questo argomento, ed è per questo che ho deciso che oggi farò un video dove ti dirò tutto quello che devi sapere per iniziare a volare in paramotore. Una persona che vede un video su YouTube, una foto su Facebook o esce di casa e vede passare un paramotore si fa principalmente 2 domande: cazzo figo, bisogna fare una scuola per volare, e cazzo figo, quanto costa? Poi ci sono decine di altre domande che non tratterò oggi ma che troverete in tutti gli altri miei video qui nel mio canale. Quindi ora andiamo in volo e rispondiamo a queste domande. Eccoci ragazzi, pronti? Oggi la metto un po' strana perché il primo pomeriggio sono stati dei temporali. Infatti vedete che l'atmosfera è un po' instabile, però secondo me è uno di quei giorni che poi si calma tutto e esce un tramonto spaziale in mezzo a tutte quelle nuvole e con questi altostrati eccetera eccetera. Quindi gli diamo fiducia, anche se ho l'impressione che non sarà proprio così calmo per aria. E siamo in volo. Che bene. Prendiamo un po' di confidenza con l'aria, vediamo com'è. Oh, che beatitudine. Diciamo che i guanti li ho lasciati a terra ma se li portavo in volo non facevo proprio male. Mamma mia, guardate che luce, proprio la luce di cui vi parlavo. E il sole è ancora alto, immaginarsi quando si abbassa ancora. Che goduria. Una lepre. Bassi, non si sta benissimo. Faccio un po' di quota e andiamo al dunque. Rispondiamo alla prima domanda. La risposta è sì. Per volare in paramotore teoricamente servirebbe un brevetto. E dico servirebbe perché di abusivismo in Italia diciamo che ce n'è un po'. E ho cercato di capire il perché, i motivi del perché la gente non consegue un regolare corso e un brevetto. I motivi che io ho individuato sono: sicuramente la prima cosa è la scarsità delle scuole nel territorio italiano e quindi il fatto che una persona si deve spostare per centinaia di chilometri per andare a fare un corso. Secondo sono i costi che una persona deve affrontare, perché oltre al costo stesso del corso sono i costi appunto che una persona deve affrontare per spostarsi, avvicinarsi a una scuola, magari fare centinaia di chilometri, dormire una settimana fuori casa per poter fare il corso. Terzo è perché siamo italiani ragazzi, siamo furbetti per natura e cerchiamo sempre una maniera per faticare meno, spendere meno e trovare la strada più facile. E purtroppo certa gente incappa in questo errore. Ci tengo a precisare che con questo non sto scusando nessuno, non sto puntando il dito contro nessuno, sto dicendo semplicemente la realtà dei fatti. Che bello, qua stiamo cominciando a trovare un po' di acqua. Si sta già ritirando, però c'era ancora. Wow! Wow! Guardate che luce! Mamma mia, guardate che colori! Acqua a 10 centimetri. Qua c'è il rigagnolo con le cascatine, col riflesso del sole, guardate che roba, mamma mia, questa è una delle cose più belle da fare con il paramotore. Fatta questa premessa, la prima cosa che dovete fare se volete iniziare a volare il paramotore è iscrivervi al mio canale Telegram ragazzi. Lì troverete un sacco di persone pronte a rispondere a tutte le vostre domande, a tutte le vostre curiosità. Siamo più di 200
e c'è sempre qualcuno pronto a rispondervi, comunque evitando di rendere la chat un massacro di messaggi. Quindi non preoccupatevi, non è che troverete 500 messaggi al giorno, ma quasi. Però tutte cose interessanti, non si scazzeggia, siamo abbastanza bravi. La colza! Ah, che profumo! Comunque la seconda cosa che dovete fare è trovare un corso di paramotore che fa il caso vostro. E non ho detto la scuola di paramotore più vicina a voi, perché non è detto che la scuola più vicina a voi faccia al caso vostro. A breve vi spiegherò il perché. Vi lascio un elenco qui sotto di tutte le scuole italiane di paramotore, così potete voi scegliere la più vicina a voi o quella che fa più al caso vostro. No, il sole ci sta abbandonando e mi sa che non lo rivediamo più. Allora, dicevo scegliere perché è importante sapere che le scuole italiane di paramotore per legge hanno dei punti fissi che loro devono seguire. Però alla fine la modalità con cui la scuola fa il corso cambia praticamente da scuola a scuola. Pur soddisfando tutti questi requisiti, la modalità del corso cambia. Non voglio fare nomi di scuole perché non voglio fare preferenze. Comunque, faccio un po' di esempi. C'è una scuola che fa dei corsi intensivi organizzati tipo all'inizio dell'anno, si buttano giù tot settimane, poi magari la settimana cambia un po' in base alla meteo, ma viene deciso in precedenza quali settimane dell'anno fare, così uno si prende in tempo, dice quella settimana lì prendo ferie e vado a fare il corso intensivo. In questa scuola si fa la pratica la mattina e la sera, nelle ore idonee al volo, diciamo, e la teoria nelle ore centrali, sempre lì in presenza. C'è un'altra scuola invece che fa la teoria online durante quasi tutto l'anno, quindi potete farla da casa, e poi decidete insieme all'istruttore quando potete andare giù, e in quella settimana l'istruttore vi fa addirittura un corso quasi a livello personale. Poi ovvio, se c'è una persona non lo fa, ma magari cerca di raggruppare un gruppo di 2-3 persone e fa un corso intensivo dedicato, quindi magari voi sapete che quella settimana potete prendere ferie e vi organizzate per quella settimana. C'è un'altra scuola che fa il corso durante il weekend, quindi solo sabato e domenica. Capite che i tempi si allungano, però se uno magari non ha proprio la possibilità di prendere ferie quando vuole, sa che c'è anche questa possibilità. Chiaro è che spostarsi di tanti chilometri per fare sabato e domenica diventa un po' una rogna, però c'è anche questa possibilità. Quindi capite ragazzi, per questo vi dicevo che non è detto che la scuola più vicina a voi sia la più adatta, perché appunto ci sono varie modalità. Come vi ho detto, lì in sotto in descrizione trovate tutte le scuole, cominciate a chiamare e vi informate. Comunque più o meno tutte le scuole funzionano che passata la prima parte del corso, dove il vostro istruttore vi porta a volare, poi voi tornate a casa e magari, sarebbe meglio seguito da qualcuno che vola già, vi fate dei voletti per tenervi in allenamento e prepararvi all'esame. Successivamente poi dovrete ritornare nella scuola, magari 2-3 giorni, per ridefinire un po' il vostro pilotaggio, magari se c'è da mettere a punto qualcosa in vista dell'esame, e nello stesso weekend fare la sessione d'esame, che si divide ovviamente in esame teorico e in esame pratico. E questo, diciamo, è più o meno l'iter per chi di volo non ne capisce niente, deve cominciare da zero. Poi ci sono delle varianti, tipo chi vola in parapendio dovrà fare comunque esame teorico e esame pratico, perché è diverso dal volo libero. Mamma mia che spettacolo. Però avrà il corso di teoria che dovrà farselo tutto, anche se la parte magari di volo, di come fa tonale eccetera la sa già. Però la pratica, una volta capito come funziona il motore sulla schiena, il resto è praticamente lo stesso. Quindi magari avrà un corso pratico di 2-3 giorni, chiaro, non è legge, dipende, però capite che uno sa già volare. Poi c'è chi vola già in paramotore e vuole mettersi in regola. Lì di nuovo
dovrà fare la teoria e studiare la teoria, ma come sempre la pratica, se sa già volare, magari l'istruttore lo mette un po' a posto per portarlo all'esame, perché magari uno che impara da solo si porta dietro degli errori. Però ragazzi è chiaro che anche lì magari in 2 o 3 giorni l'istruttore vi vede, ok, sei pronto, ci rivediamo alla sessione di esame. Rispondendo alla seconda domanda, ragazzi, io i costi di un corso esattamente non li so, anche perché cambiano un po' da corso a corso e cambiano anche se voi volate già, e come vi ho detto prima, chiaramente il prezzo cambia, perché l'istruttore vi deve dedicare meno tempo. Continuando a parlare di costi, parliamo dell'attrezzatura. Allora, le scuole italiane sono, diciamo, associate, collegate, fidelizzate con delle aziende di paramotore, e quindi vi inviteranno ad acquistare i paramotori da loro. Ragazzi, le scuole devono campare e quindi ci sta, insomma. Quindi quella è un'opzione. Un'altra opzione è appoggiarsi a un negozio multimarca, che quindi non ha nessuno scopo a vendervi un esatto paramotore, che quindi magari per voi può non fare al caso vostro, ma avete più scelta e quindi magari vi può indirizzare su quello che realmente è meglio per voi. E questi negozi hanno anche dei pacchetti completi di attrezzatura per iniziare a volare, quindi avete paramotore, vela, emergenza, tutto a livello scuola, attrezzatura basica, e come prezzo andiamo 7.000-8.000 euro. Poi ragazzi c'è il mercato dell'usato, che in Italia è abbastanza ampio, però lì ragazzi dovete stare attenti, perché è meglio se vi fate aiutare da qualcuno che vola già per acquistare l'usato, perché all'inizio prendere un paramotore, credetemi, è davvero difficile, senza sapere niente è davvero difficile. Quindi ragazzi, o avete un amico che vi può consigliare, oppure io lascerei stare. Lì con un usato io direi che si può partire da una base di 3.000 euro per paramotore vela. Sun is setting, io vado in atterraggio perché ragazzi fa freddo, mi è un po' sorpreso questo freddo. Poi tutto questo parlare in volo, domani sono certamente col mal di gola. Faccio un po' di quota perché voglio fare lo swoop landing. È un po' che non li provo. Mi ero preso bene. Anche perché con questa vela vengono veramente bene. Si fanno delle fair lunghissime. Sun is shining, weather is clear. Allora, vento come sempre, come prima, sud-est. Io preferisco fare il gancio a sinistra, quindi vado di là, faccio una prova. La prendo sempre molto corta. Difatti sono corto, però non era male. Allora metto via la max, provo a mollare ancora un po' di trim. Diciamo che io voglio atterrare in quel ciuffetto verde là. Sono più alto di prima, gancio un po' di più. Corto come sempre, però non è venuto malissimo. No, la vela nella GoPro. Oh ragazzi, atterrato. Voglio concludere dicendo che ok, non è facile. Durante il vostro percorso per diventare piloti troverete difficoltà economiche, logistiche, chissà che altro. Ma ragazzi, teniamo conto che lo facciamo per volare, non è andare a giocare a tennis o andare a fare un giro in bicicletta, è per volare. E dobbiamo già ritenerci fortunati che viviamo nel periodo storico in cui si può volare
con una semplicità del genere, ragazzi. Quindi non lamentatevi, se lo volete davvero agite, perseverate e andate avanti per la vostra strada e raggiungerete l'obiettivo. A questo punto, se questo video ti è piaciuto e ti è stato utile, sarebbe molto gentile da parte tua se lasciassi un like e ti iscrivessi al canale, in modo da far arrivare questo video a più persone possibili che hanno le tue stesse curiosità e stessi dubbi. Detto questo, non mi resta che salutarvi, augurarvi di raggiungere il vostro sogno e come sempre ci vediamo al prossimo video.